Prima di iniziare voglio dirti una cosa. Quella che stai per ascoltare è una storia vera. Mi è stata raccontata da una persona che l'ha vissuta in prima mano. Una persona che per molti anni ha scelto di non parlarne. Per questo motivo non sentirai nomi, non sentirai luoghi precisi, non sentirai riferimenti che possano ricondurre a persone o istituzioni reali. Non è una scelta fatta per creare mistero, è una scelta fatta per protezione, per rispetto e forse anche per prudenza. Quello che conta non è dove sia successo e nemmeno chi fosse presente. Quello che conta è che sia accaduto davvero e che qualcuno ad un certo punto ha deciso che questa storia non dovesse rimanere sepolta. Ci troviamo in un piccolo paese di provincia del centro Italia. La vicenda mi è stata raccontata circa 5 anni fa, non da un vecchio che cercava attenzione, non da un visionario, non da qualcuno incline all'esagerazione, ma da un uomo lucido, misurato, con lo sguardo di chi ha visto molto di più di quanto abbia mai raccontato. Aveva circa 70 anni quando me ne parlò e quando gli chiesi quanti anni avesse avuto all'epoca dei fatti, fece un rapido calcolo mentale, come se stesse tornando indietro nel tempo. 25 più o meno. Questo significa che la storia risale circa al 1975. Non al Medioevo, non ad un'epoca lontana, ma ad un tempo sorprendentemente vicino a noi. Eppure ciò che emerse quel giorno apparteneva ad un'oscurità molto più antica. All'epoca egli faceva parte di un coro di canti liturgici, un coro serio, organizzato, che si esibiva nelle chiese e talvolta anche nei teatri. La musica sacra, mi disse, non era per loro solo esecuzione, era disciplina, era rituale, era memoria. Le prove si svolgevano all'interno di un antico edificio, parte dello stesso complesso architettonico di una chiesa molto antica. Non una chiesa qualsiasi, una di quelle costruzioni che hanno resistito al tempo, terremoti, invasioni, dominazioni. La storia era letteralmente passata attraverso quelle mura enormi. Pareti portanti, spesse più di quanto l'architettura moderna possa oggi immaginare. Corridoi che sembravano assorbire i passi e soprattutto quell'odore, un odore che non è muffa, non è polvere, è il profumo del tempo, è l'odore di ciò che è rimasto fermo per secoli, impregnato di preghiere, di silenzi, di cose mai confessate. Quel giorno lui ed altri componenti del coro erano arrivati in anticipo. Le voci basse, gli spartiti sotto braccio, il solito rituale. Mentre aspettavano di cominciare, notarono che all'interno dello stabile era stato allestito un piccolo cantiere. Alcuni muratori stavano eseguendo lavori di ristrutturazione. Nulla di strano, gli edifici antichi hanno sempre bisogno di manutenzione, crepe, infiltrazioni, pareti da rinforzare, finché non accadde qualcosa. In una zona laterale dello stabile c'era il cantiere, muratori al lavoro, rumore di ferri, colpi secchi contro la pietra antica. A un certo punto uno dei colpi suonò diverso, non pieno, non compatto, ma vuoto. I muratori si fermarono, si guardarono, poi decisero di aprire. La parete cedette lentamente, prima una fessura, poi un buco più grande, dietro non c'era una stanza normale, c'era il buio. Un buio che non rifletteva la luce, un buio che sembrava assorbirla. I muratori avevano bucato una parete che secondo le planimetrie ufficiali non avrebbe dovuto nascondere nulla, ed invece, dietro quella muratura comparve il vuoto, uno spazio che non esisteva su nessun documento, una stanza enorme di circa 100 metri quadrati, completamente sigillata. Murata da un'epoca che nessuno riusciva a collocare con precisione, una stanza che non avrebbe dovuto esserci. I muratori armati di torce entrarono per primi, non con curiosità, ma per dovere, per verificare, con prudenza. Passarono pochi minuti, poi accadde qualcosa che il mio conoscente ricorda ancora con chiarezza assoluta.
I muratori uscirono uno dopo l'altro in silenzio, con i volti stravolti, pallidi e con gli occhi sbarrati. Le mani che tremavano, non ridevano, non parlavano, non facevano battute. Erano uomini abituati ai cantieri, alla fatica, alla polvere, ai ritrovamenti insoliti, ma ciò che avevano visto li aveva scossi nel profondo. Fu in quel momento che la curiosità divenne più forte della prudenza. Il mio conoscente, insieme ad altri membri del coro, si avvicinò. Qualcuno chiese cosa ci fosse là dentro. I muratori non risposero. Uno di loro disse soltanto: «Entrate, venite a vedere con i vostri occhi». E così entrarono. Attraversarono il buco nella parete, lasciandosi alle spalle la luce del corridoio, varcando una soglia che non era solo fisica, ma quella del tempo. La stanza era rimasta intatta, non disturbata, non saccheggiata, non rimaneggiata, come se il tempo lì dentro si fosse fermato nell'istante stesso in cui qualcuno aveva deciso di murarla. Forse di fretta, per nascondere qualcosa agli occhi di un invasore o di un controllo imminente, o solo per cancellare un passato scomodo. La polvere ricopriva tutto come un sudario, ma sotto quella polvere ogni cosa era al suo posto. Al centro della sala vi era un corpo mummificato seduto su di una sedia. Il silenzio fu totale. Il corpo era vestito con abiti antichi, ormai ridotti a brandelli. La testa non c'era più, ma non era scomparsa, si trovava poco distante a terra. Era rotolata. Nessuno parlava, nessuno respirava davvero. Poi gli occhi cominciarono a muoversi e a scoprire il resto. Intorno al corpo, come in una macabra esposizione, vi erano arnesi di tortura, strumenti dell'Inquisizione. Non simbolici, non ricostruzioni, ma oggetti reali, consumati, usati, pinze, morse, cunei di legno, strumenti progettati con un solo scopo: far soffrire. In un angolo della stanza, accatastati come legna da ardere, c'erano dei teschi piccoli, troppo piccoli, forse di bambini. Una catasta silenziosa di vite spezzate, private non solo del futuro, ma anche della memoria. E poi, imponente, inequivocabile, una ghigliottina. Il legno era scurito dal tempo, la lama opaca, la struttura massiccia, solenne nella sua brutalità. Nessuno gridò, nessuno pianse, erano tutti paralizzati. Il mio conoscente mi disse che in quel momento non provò paura, ma qualcosa di peggio, la consapevolezza. Consapevolezza che quella non era una leggenda, non era una storia da libri, non era una lontana voce proveniente dal passato, benché fosse cosa nota, con tanto di musei. Tutto era accaduto davvero, lì, anche tra quelle mura consacrate, quelle mura familiari, quelle mura del suo amato quartiere d'infanzia. La notizia si diffuse rapidamente all'interno dello stabile. Qualcuno corse a chiamare il parroco responsabile di quel complesso. Il parroco arrivò, entrò, guardò ed uscì. Il suo volto non esprimeva stupore, non shock, ma controllo. Radunò tutti i presenti e disse una frase che a distanza di decenni risuona ancora inquietante. Quello che avete visto riguarda la vostra parrocchia. Sarà gestito internamente, vi chiedo solo di non parlarne con nessuno. Niente polizia, almeno non ufficialmente, niente autorità civili, nessuna segnalazione, solo silenzio. I testimoni accettarono, forse per rispetto, forse per paura, forse perché in fondo non sapevano nemmeno da dove cominciare a raccontare qualcosa di simile. Lasciarono i locali e le prove del coro furono sospese. E da quel momento il nulla. Nessuna indagine, nessun articolo di giornale, nessun servizio televisivo, nessuna voce ufficiale. Non so se la stanza fu rinchiusa di nuovo oppure solo svuotata e riportata a nuova vita. In ogni modo la memoria di quel salone tornò inghiottito dal silenzio, esattamente come lo era stato per secoli dopo la muratura. Questa storia mi è stata raccontata direttamente da uno dei testimoni, una persona che considero affidabile, una persona che non aveva nulla da guadagnare raccontandomela.
Nulla di sensazionale in questa vicenda, se non fosse per il fatto che ci porta a riflettere su chissà quante nuove scoperte continuano ad esserci ogni giorno, scoperte di cui non ne sapremo mai nulla. C'è tutto un mondo inesplorato intorno, una sorta di antimateria che ci circonda, la cui parte visibile equivale solo ad una piccolissima percentuale. Grazie per aver seguito questo video. Se ti va puoi iscriverti al mio canale e magari lasciare un like. Arrivederci alla prossima storia.